Salve a tutti e benvenuti alla 29esima tappa di questo nostro veloce viaggio nella storia del cinema americano alla ricerca del segreto del suo successo. Oggi concludiamo il capitolo dedicato agli anni 70 e vediamo il periodo che va dal 1977 al 1979, in cui escono due film che hanno segnato una svolta. Da una parte l'uscita di Guerre Stellari con il suo grandissimo successo, dall'altra l'uscita di Apocalypse Now, il film che invece metterà la parola fine al rinascimento hollywoodiano. Buon viaggio! Io, Annie è un film del 1977 diretto da Woody Allen, interpretato da Diane Keaton e da Woody Allen stesso. La storia narra i difficili rapporti di un attore comico ebreo newyorkese con Annie Hall, la ragazza di cui è innamorato. I due si frequentano e si amano per un certo periodo, poi dopo un viaggio in California decidono pur a malincuore di lasciarsi. Con questo film Allen vince ben 4 Oscar: miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura, miglior attrice protagonista, e segna un po' una svolta anche nella sua carriera. Dopo aver esordito con i film parodia di grandissimo successo, passa qui invece a un registro più introspettivo, più centrato sulle nevrosi e sulle difficoltà del vivere dell'uomo di oggi. Sarà una tendenza che poi accentuerà ulteriormente l'anno successivo, quando vorrà passare addirittura al registro drammatico con Interiors, ma il fiasco sarà tale che ben presto farà retromarcia e ritornerà alla commedia, che è un terreno a lui ben più congeniale, e l'anno successivo, nel 1979, infatti uscirà Manhattan, un film che invece avrà un grande successo. Ma il 1977 è soprattutto l'anno di uscita di Guerre Stellari di George Lucas. Si tratta di un film di fantascienza che racconta la lotta di Luke Skywalker, il giovane membro di un ordine di monaci guerrieri, i Cavalieri Jedi, contro il malvagio imperatore della galassia e il suo più malvagio emissario, Lord Darth Vader. Questo film lancia tra l'altro la carriera di Harrison Ford, che pur non essendo il protagonista si impone con la sua personalità e diventa una nuova star. La storia è una fiaba d'ambientazione fantascientifica, tutto sommato abbastanza ovvia, ma il suo punto di forza sono soprattutto gli effetti speciali, così ben fatti, così realistici, per quell'epoca davvero straordinari, e che ne hanno decretato il successo. A tutti gli effetti Guerre Stellari, uno dei blockbuster più redditizi della storia, ha dato vita a un'intera saga e ad un universo narrativo estremamente vitale ancora ai giorni nostri, come dimostrano le serie TV prodotte dalla Disney. Ed è in effetti un film emblematico anche di una svolta avvenuta a Hollywood nel modo di fare film di intrattenimento. Ma come è nato un successo così grande? All'inizio il progetto era stato proposto alla Universal, che era in piena euforia dal grande successo dello Squalo di 2 anni prima, ma il suo capo, Lew Wasserman, non ne vuole sapere, considera il progetto troppo strano. Allora Lucas si rivolge alla Fox, ma neanche la Fox è troppo convinta. Infatti il suo nuovo capo, Alan Ladd Jr., assegna a questo progetto un budget neanche tanto elevato per questo genere di film, 8 milioni e mezzo. E già che c'è, lesina pure sul compenso a Lucas. Lucas su questo non se la prende, ma chiede i diritti sul merchandising, cioè quel variegato mondo di prodotti derivati dal film, come libri, fumetti, giocattoli, magliette e ogni tipo di gadget che aveva visto svilupparsi in modo così rigoglioso attorno allo Squalo 2 anni prima.
La Fox non ci fa troppo caso, non ha ancora capito bene come stava evolvendo il mercato e accetta. Il film esce tra l'altro abbastanza in sordina, solo 42 sale, temono un flop, ma improvvisamente invece il successo sarà talmente grande che dovranno subito correre ai ripari e le sale immediatamente diventano 2000 e Guerre Stellari diventerà il blockbuster più venduto di sempre. A tutt'oggi pare che abbia guadagnato qualcosa come 800 milioni di dollari. Sarà proprio con i guadagni derivanti dal merchandising che Lucas poi avrà la possibilità di finanziare addirittura con i propri soldi i 2 episodi successivi e porre le basi del suo impero, quello vero. Ma sempre nel novembre del 1977 esce anche un altro grandissimo successo che consolida la svolta hollywoodiana, Incontri ravvicinati del terzo tipo, diretto da Steven Spielberg. Il film è interpretato da Richard Dreyfuss e con la partecipazione di un personaggio mitico del cinema d'autore, François Truffaut. Si racconta di una zona deserta del Wyoming nei pressi del monte chiamato Torre del Diavolo, in cui il governo americano sta preparando segretamente una base di atterraggio per navi extraterrestri. Ma alcune persone si sentono misteriosamente attirate verso il monte come per un appuntamento dato loro dagli extraterrestri stessi e con tutte le forze lottano per superare gli sbarramenti e i depistaggi fino all'incontro con i visitatori. Questo film, come Guerre Stellari, segna una svolta non solo dal punto di vista produttivo, ma anche come cambiamento di gusti del pubblico, il quale ormai non ne può più di film centrati sul realismo, basati su tematiche sociali e politiche, e che vuole andare al cinema semplicemente per svagarsi e divertirsi, soprattutto meravigliarsi e sognare. E Hollywood capisce presto l'antifona e gliene darà a piene mani. Anche perché i nuovi padroni di Hollywood hanno soldi a palate da investire negli effetti speciali e ne vogliono anche fare di soldi a palate. E finalmente questa pare essere la strada giusta. E da questo momento in poi Hollywood avrà sempre meno velleità artistiche, magari con qualche eccezione dedicata a qualche nicchia di mercato, ma comunque sarà ancora di più di prima una pura e semplice macchina da soldi. Ma di questo ne riparleremo ancora. Sempre nel 1977 esce La febbre del sabato sera di John Badham, il film che lancia la carriera di John Travolta. Racconta della vita e delle bravate di un giovane che vive nei sobborghi di New York, che passa tutti i sabati in discoteca, dove nel ballo è una vera celebrità. Il gradimento del pubblico americano per questo film è notevole, si piazza al terzo posto nella classifica degli incassi, subito dopo Guerre Stellari e Incontri ravvicinati del terzo tipo. In Italia è la stessa cosa. E questo film cattura come pochi lo spirito dei tempi, dominato dalla disco music, una volontà di lasciarsi alle spalle la crisi economica, la depressione psicologica della guerra del Vietnam, per quanto riguarda l'Italia gli anni di piombo. È un periodo in cui si vuole voltar pagina e divertirsi, è lo spirito del riflusso che incombe e tra poco, con l'elezione di Reagan in America, della Thatcher in Inghilterra e di Craxi in Italia, questo spirito si rivelerà pienamente. Il miglior film premiato dall'Academy per il 1978 è Il cacciatore di Michael Cimino, interpretato da Robert De Niro, Meryl Streep e Christopher Walken. Racconta la storia di 3 ragazzi della Pennsylvania mandati in Vietnam. 2 tornano mutilati nel corpo e nello spirito, il terzo non ritorna affatto. Rimane nell'inferno di Saigon a rischiare ogni sera la vita in un assurdo gioco della roulette russa, finché rimane ucciso sotto gli occhi inorriditi del commilitone che era tornato per riportarlo a casa. Questo è uno dei primi film di riflessione sull'impatto psicologico che ha avuto la guerra del Vietnam sugli americani.
De Niro qui dà un'interpretazione straordinaria, ed è anche il lancio della carriera di Michael Cimino, che qui ha la sua seconda regia dopo un'esperienza con il suo film di esordio di 2 anni prima piuttosto scarsa. Si intitolava Una calibro 20 per lo specialista con Clint Eastwood. Ma forse dopo questo film si deve essere un po' montato la testa, perché fra 2 anni girerà I Cancelli del Cielo, il film che manderà in bancarotta la United Artists. Ma di quel film ne parleremo nel prossimo video, perché sarà il film simbolo della fine della New Hollywood. Sull'onda del grandissimo successo della Febbre del sabato sera, il campione di incassi del 1978 è il musical Grease di Randall Kleiser, una trasposizione cinematografica di un grande successo di Broadway. Il film è interpretato ancora una volta da John Travolta e Olivia Newton-John e si racconta di uno studente, Danny, considerato dai compagni un duro e un rubacuori. Durante le vacanze conosce una ragazza australiana, Sandy, della quale si invaghisce. Ma quando alla ripresa della scuola se la ritrova insperatamente accanto, si finge indifferente per non perdere la propria fama. I due cercano di ingelosirsi a vicenda per tutto il corso dell'anno scolastico, ma alla festa di fine anno si riappacificheranno. Grease è il ritorno al musical come se ne faceva 20 anni prima. Da anni ormai, l'ho ricordato più volte, il musical aveva deviato dalla strada tradizionale. Pensiamo a musical come West Side Story, Jesus Christ Superstar, ma come sarà anche Hair, che uscirà l'anno prossimo, in cui si parlerà addirittura della guerra del Vietnam. Ecco, con questo film invece si vuole tornare al musical come era agli inizi, e che ha una struttura narrativa estremamente semplice, che si può sintetizzare nella formula Boy Meet a Girl, ragazzo incontra la ragazza. Come diceva Frank Sinatra, il musical è tutto qua, lui e lei litigano, poi cantando e ballando fanno pace. Ed è esattamente quello che succede in questo film, che, come dicevo, si ispira agli anni 50, quando la Metro-Goldwyn-Mayer spadroneggiava sul genere, e che aveva, con registi come Vincent Minnelli e Stanley Donen, raggiunto una perfezione tale da venire considerato la forma d'arte più tipica americana. Ha un'altra superproduzione dietro l'angolo. Nel 1978 esce Superman di Richard Donner, interpretato da Christopher Reeve nella parte dell'uomo d'acciaio, al cui personaggio rimarrà indissolubilmente legato, Gene Hackman nella parte del nemico Lex Luthor, e con una piccola partecipazione di Marlon Brando nella parte del padre di Superman. Il film racconta una delle tante avventure del più antico supereroe dei fumetti. Questo film è prodotto dalla Warner Media, come adesso si chiama dopo essere stata assorbita dalla conglomerata Kinney, e poiché il gruppo controlla già la DC Comic, la casa editrice di Superman, e visto che in questo periodo i colossal tecnologici vanno forte, si prestano anche a tanti affari collaterali, il progetto viene messo in cantiere. In origine questo film doveva costare 15 milioni di dollari, comunque una bella cifra, ma alla fine ne costerà addirittura 55, di cui 4 al solo Marlon Brando. Ma saranno tutti soldi ben spesi, perché già nel primo fine settimana recupererà completamente i costi e complessivamente totalizzerà una somma di incassi tale di 10 volte tanto. Ma soprattutto con questo film verrà messa a punto una tecnica commerciale che diventerà poi una regola per ogni blockbuster che uscirà in seguito. State a sentire. Programmazione in contemporanea in 700 sale. La Warner TV che realizza e rivende ai network una serie di cortometraggi sulla lavorazione del film. La Warner Music che lancia il disco dalla colonna sonora, la Warner Books che fa uscire ben 6 libri, la DC Comic che pubblicizza il film su 28 testate, la Atari, la software house che produce videogiochi, che produce appunto videogiochi come fossero ciambelle. Perfino il Cosmos possedeva perfino una squadra di calcio, la Warner, e scende in campo con i pantaloni del Superman.
mentre licenze di merchandising arrivano fino a 1 migliaio di concessioni di sfruttamento del marchio commerciale di Superman. Insomma, un film come questo mette in moto una macchina da soldi di centinaia di milioni di dollari rispetto ai quali l'incasso al botteghino sono solo briciole. E nel 1978 esce anche un film horror che ha fatto epoca, Halloween, la notte delle streghe, diretto da John Carpenter. Il film parla di uno psicopatico che 15 anni dopo aver commesso un omicidio fugge dal manicomio, ruba un'auto, ritorna sul luogo del delitto e fa una strage. Questo film consacra John Carpenter maestro del genere horror contemporaneo e darà vita a una serie innumerevole di sequel e imitazioni, al punto da dare vita a un sottogenere autonomo, lo slasher, cioè quel genere di film horror in cui il protagonista è un criminale pazzo che uccide le vittime con un'arma da taglio. Costato appena $300.000, girato in 20 giorni, questo film è uno dei film indipendenti più redditizi della storia del cinema. Tra l'altro, l'idea vincente è stata forse quella di girarla nella notte di Ognissanti, che è quella notte in cui i ragazzini girano per le case vestiti da mostri al grido di dolcetto o scherzetto. È una notte in America molto importante, ormai lo è anche da noi, che è un po' il simbolo di tutte le paure, e ambientare questa storia proprio in quella notte lì colpisce piuttosto l'immaginario collettivo. Per l'ultima volta la vittoria al botteghino e l'assegnazione dell'Oscar vanno ad un film della nuova Hollywood, Kramer contro Kramer del 1979, diretto da Robert Benton e interpretato da Dustin Hoffman e Meryl Streep. Il film parla di una coppia separata e del loro contenzioso per l'affidamento del figlio. È una tematica che in America è all'ordine del giorno, forse per questo gli americani si sono identificati così tanto con questa storia, ma anche in Italia ha avuto un grandissimo successo, è stato addirittura campione di incasso. È un film che si fonda tutto sulla eccezionale prestazione di Dustin Hoffman, che è perfetto per questo genere di ruoli. Infatti non a caso nei prossimi anni, quando si affermerà sempre di più questo nuovo corso, avrà sempre più difficoltà a trovare ruoli capaci di valorizzarlo, tranne forse Rain Man dell'88. Hair è un musical diretto da Milos Forman che racconta la storia di un giovane che sta per partire per la guerra del Vietnam e incontra un gruppo di hippie con i quali passa un paio di giorni in attesa della partenza per il campo di addestramento. Fa amicizia con loro e si innamora di una ragazza del gruppo. Per permettergli di stare l'ultima notte con lei, uno del gruppo lo sostituisce in caserma, ma durante la notte arriva l'ordine di partenza e così viene costretto a partire al posto dell'amico. Ancora una volta un musical che tratta tematiche drammatiche, ma è l'ultima volta. È il film hippie per eccellenza, che celebra l'antimilitarismo, la libertà sessuale, lo spinello libero. In questo film in qualche modo vengono riepilogati tutti gli stili di vita e le tematiche degli anni precedenti, e in qualche modo neanche la loro pietra tombale. Uno degli ultimi esempi della nuova Hollywood è Apocalypse Now, un film del 1979 diretto da Francis Ford Coppola e interpretato da Martin Sheen e Marlon Brando. È ambientato nella guerra del Vietnam e racconta la storia di un colonnello dell'esercito americano, interpretato da Marlon Brando, che diserta per condurre la guerra con metodi suoi e contro cui viene inviato un ufficiale dell'esercito con il compito di ucciderlo.
La tematica di questo film verte attorno alla difficoltà di distinguere il bene dal male, la follia dal raziocinio. È una tematica tipica da New Hollywood, girata da uno dei registi che ne è un po' il simbolo. Ma forse un po' troppo orgoglioso del proprio talento, convinto ormai dopo il grande successo del Padrino di potersi permettere qualunque cosa, Coppola impone alla United Artists un budget enorme, 15 milioni di dollari, che diventeranno presto 30, e pretende di girare il film nelle Filippine, dove è in corso una guerriglia fra i ribelli e il presidente Marcos. In più, durante le riprese si scatena perfino un uragano. Insomma, una serie di errori produttivi, di disavventure che alla fine compromettono definitivamente la reputazione di Coppola presso l'industria cinematografica. Un'industria che ormai ha cambiato pelle e che assolutamente ormai non tollera più imprevisti e soprattutto scostamenti dal budget. Ma in realtà il peccato mortale è un altro: non produce abbastanza incassi al botteghino. Potrà aver vinto anche Oscar e la Palma d'Oro al Festival di Cannes, ma questo film, costato 30 milioni di dollari, ne incassa appena 80. Si fa per dire, ma comunque è un po' come dire la montagna che partorisce il topolino. E questo i padroni di Hollywood non lo possono tollerare. L'arte è bella purché si traduca in un adeguato numero di zeri, altrimenti quello è il cestino. Ma la goccia che fa traboccare il vaso è un'altra. La vedremo nel prossimo capitolo. E per oggi ci fermiamo qui. Nel prossimo video sarà la volta degli anni '80, un decennio dominato dalla figura di Ronald Reagan e da un clima culturale caratterizzato da un generale disimpegno verso le problematiche sociali e politiche che prenderà il nome di riflusso. Nel mondo del cinema sarà questa l'epoca del consolidamento dell'egemonia delle grandi multinazionali dell'intrattenimento e del loro prodotto più tipico, il blockbuster. Grazie per avermi seguito fino a qui. Se il video vi è piaciuto mettete un like qui sotto, iscrivetevi al mio canale, se avete commenti, osservazioni, suggerimenti scriveteli, vi risponderò molto volentieri. Alla prossima puntata!